Voice telling me it's right, it's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips, that's so innocent. Progetto in raffia super estivo, eccolo! Ciao a tutte e bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi con questo progetto ho voluto accontentare molte di voi che mi richiedevano dei progetti in raffia. Non vi preoccupate se sembra complicato perché non lo è assolutamente, quindi basta seguire il tutorial passo passo, quindi anche le principianti si potranno cimentare. Ho semplicemente, utilizzato la base in un modo diverso. Prima di vedere il kit a voi dedicato, vi ricordo di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella, se vi fa piacere darmi punti hype e seguirmi anche sui social. Guardiamo subito tutti i materiali che ci serviranno per il progetto di oggi. Troverete a vostra disposizione un kit completo con tutto quello che appunto servirà per il progetto di oggi su gomitoli.com. Sconto 30% per una settimana, quindi non perdete di vista le date. Comunque vi lascio tutto in descrizione e vedete qui anche in sovraimpressione tutti i dettagli. Allora, potete scegliere comunque anche altre combinazioni di colori oltre quella che vi mostro. Quindi nel kit trovate 3 rocche di raffia, la raffia in viscosa di Borgo dei Pazzi è davvero eccezionale da lavorare, morbida e anche molto lucida, quindi ve la consiglio. Quindi 3 rocche, una calamita, 4 moschettoni, una coppia di manici in bambù e una base rettangolare 32x10. Per quanto riguarda l'uncinetto, io utilizzerò per il primo giro il 2,5, per tutto il resto della lavorazione il 3,5. Quindi a questo punto iniziamo subito col tutorial di oggi. Allora, vi mostro subito che cosa ho già fatto. Allora, io ho iniziato a contornare la base con il 2,5 e praticamente cosa ho fatto? Nei fori, nel lato corto, io ne ho messi 2 in ognuno, poi nell'angolo ne ho messi 2 punti bassi, ho fatto una catenella e altri 2 punti bassi, poi tutti 2, qui la stessa cosa, 2 punti bassi, catenelle e 2 punti bassi, qua 2, poi qua l'angolo e qui. Poi come ultima cosa io sono andata a fare un giro di contorno a punto basso in costa e nell'angolo, stavolta sulla catenella, quelle che abbiamo fatto qua, ho creato punto basso, catenella e punto basso che ho anche marcato qui e qui. Adesso noi dobbiamo iniziare a creare il punto nocciolina e il punto nocciolina è creato da 2 giri, quindi noi il primo giro punto basso l'abbiamo già fatto. Quindi adesso che cosa faccio? Io giro il lavoro, prendo la mia bellissima raffia, continuo per ora con il colore rosso, quindi faccio un cappio e inizio a lavorare dopo la nostra catenella. Quindi vado qui, mi inserisco e inizio a fare 2 punti bassi, 1 e 2. Dopodiché cosa faccio? Prendo il filo, entro e faccio una maglia alta non chiusa del tutto, vedete, la lascio così, la ripeto per la seconda volta e per la terza volta. Ho 4 asole, chiudo tutto e faccio una catenella. Vado avanti, faccio 3 punti bassi, quindi 1, 2 e 3, prendo il filo e rifaccio un punto nocciolina, cioè creato da 3 maglie alte chiuse tutte assieme, quindi le faccio a metà, vedete, 4 asole, si è incastrato, ecco qua, chiudo tutto e faccio una catenella e proseguo, 3 punti bassi, 1, 2, 3, prendo il filo e faccio il mio punto nocciolina, entro, prima maglia alta chiusa a metà, seconda e terza, 4 asole, chiudo tutto e faccio una catenella e continuo. Ci vediamo a questo punto per vedere come chiudere e cambiare colore. Sono alla fine della riga. Allora, qui mi è rimasto solo un punto. Allora, siccome mi piace iniziare e finire nello stesso modo, niente paura, potete anche farne uno solo, ma io preferisco
raddoppiarlo, faccio un aumento anche se non è realmente un aumento, ma solo adesso, poi non dobbiamo farne più. Allora in teoria io lo dovrei chiudere completamente, ma cosa faccio? Questo ultimo punto basso io taglio intanto il filo, mi preparo l'altro colore a cui faccio un cappietto così viene fissato un po' meglio. Lavorazione sempre col 3,5, quindi quest'ultimo punto basso che oltretutto ho aggiunto per essere un po' più lineare, io lo vado a chiudere con l'altro colore. Qua poi li sistemo, faccio una catenella, volto il lavoro. Già guardate quanto sono belle le noccioline con la raffia. Adesso dobbiamo fare il giro di punto basso. Quindi nei primi 2 punti bassi facciamo 2 punti bassi, 1 e 1, 2. Poi guardate bene, la catenella che abbiamo fatto per chiudere il punto nocciolina non si lavora, si va direttamente qui e si fanno 1, 2, 3 e 4 punti bassi. Ovviamente questa non si lavora e si va avanti. 1, 2, quindi tra una nocciolina e l'altra, tranne ovviamente all'inizio e alla fine, abbiamo 4 maglie basse. E lo faccio fino alla fine della riga. Quindi arrivo qui e vi faccio vedere come andare a incastrare le noccioline al centro. Fine riga, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro sempre con lo stesso colore e iniziamo. Faccio 3 punti bassi, poi guardo e io al centro devo far cadere la mia nocciolina, quindi ripeto 3 maglie alte non chiuse del tutto, quindi fatte a metà, sempre 4 asole, chiudo tutto e catenella, poi nuovamente 3 punti bassi, quindi faccio la stessa sequenza, soltanto che vedete la devo fare cadere al centro. 1, 2 e 3 e chiudo tutto e nuovamente le mie 3 maglie basse. Ogni tanto controlliamo che sia correttamente inserita al centro, vedete? Quindi arriviamo fino a qui, vi faccio rivedere ancora una volta il cambio colore. Sono arrivata alla fine, l'ultimo punto basso come prima lo vado a chiudere con il nuovo colore in questo modo. Faccio una catenella, taglio questo colore, volto il lavoro e ricomincio, quindi vado a farmi i miei punti bassi, 1, 2 e 3, poi vado qui e vado a fare le mie 4 maglie basse tra le noccioline sottostanti. Vedete? E questo, poi questi noi ce li stringiamo per bene. Praticamente andiamo a ripetere un'altra volta. Io credo di ripetere per 2 volte la sequenza dei colori, ma sarò più precisa non appena avrò terminato sia questo pannello che questo lato, perché saranno identici. I 2 pannelli sono completati. Guardate quanto è bello, del resto la borsa poi noi dobbiamo rivoltarla così e cucire i laterali. Allora, intanto questo misura 12 e tutto misura 33. Adesso noi la cucitura la facciamo al contrario, quindi io adesso vado a bloccare questo punto, così lo lego per facilità, per poter cucire più facilmente. Quindi intanto lo blocco un attimo.
Adesso ago di la fettuccia, ho messo la raffia in due, così viene più solida la nostra cucitura. Quindi io mi aggancio in questo modo, poi dove ho messo il marcapunti prendo tutte e due le asole da una parte, quelle dall'altra parte e comincio a cucire. Posiziono per bene e faccio la stessa cosa. Vedete? Prendo tutto il punto completo e tiro. Proseguo, vedete? E vado a cucire. Quindi questo lo facciamo fino alla fine. Allora cerchiamo di prendere il punto, ecco fatto. Arrivo fino a qui e poi farò la stessa cosa da questa parte, dopodiché rivoltiamo la borsa al contrario e vediamo come proseguire. Guardate quanto è carina, io ho creato quindi le cuciture, l'ho rivoltata in questo verso, guardate. Adesso noi dobbiamo creare dei giri di punti bassi anche per creare lo spazio per poter mettere la calamita. Quindi io riprendo il filo rosso, la raffia rossa in questo caso, cappietto, e praticamente inizio a creare il contorno. Quindi mi aggancio e vado a creare sotto ogni riga, vedete, dei punti bassi. Così raddrizzo e creo anche la parte dove poi cucire la nostra calamita. Vedete? Così rifiniamo il tutto. Aspettate, ecco, vedete? Quindi io penso di fare circa 4 giri, proprio io finisco qui, chiudo con punto bassissimo e ricomincio. Quindi sempre tutte le maglie che mi ritrovo, sarò più precisa nel dirvi se farò 4 o 5 giri a punto basso. Allora, io ho completato il primo giro, ho pensato di, nel giro successivo, di creare qualche piccola diminuzione per stringere leggermente la borsa. Quindi io sono arrivata qui, ho chiuso, faccio una catenella e adesso ogni 5 punti, quindi 3, 4 e 5, creo una diminuzione, quindi entro nel primo, entro nel secondo e chiudo tutti insieme. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5 e faccio la diminuzione, entro e non chiudo, vado in quello successivo e chiudo tutti insieme, così da stringere leggermente il nostro lavoro. Dopodiché sicuramente farò almeno altri 2 giri, ma come vi ho detto prima, vi dirò poi esattamente in totale quanti giri di punto basso. Ed eccola qui quasi ultimata. Allora, in totale io ho creato 5 giri normali, di cui il secondo avete visto queste piccole diminuzioni, volendo potete anche non farla, a me piaceva l'idea di stringere leggermente, e poi il sesto giro è appunto bassissimo. Una cosa che ho dimenticato di dirvi, che nel kit c'è anche la fodera già pronta, vedete, in tinta, perché la cuciamo in questo modo. Allora, le più esperte di voi sapranno assolutamente come fare, io vi do soltanto qualche indicazione, quindi il centro deve andare qui, più che il centro la parte cucita è anche da questa parte. Io non la cucio proprio molto alta, ma all'incirca qui, perché dovrò inserire i moschettoni, così lascio lo spazio. E aspettate, dove è caduto? Eccolo, perché mi serve
un po' di spazio, ripeto, per inserire i moschettoni per i manici. Quindi io più o meno, nel momento che stabilisco a che altezza metterò i moschettoni, tipo così, al di sotto inizio la cucitura e poi, dopo che abbiamo messo la fodera, sulla fodera, quindi nella parte interna, andremo a cucire le nostre calamite come un bottone. Mettiamo poi i manici e la borsa è completa. Guardate, sono veramente soddisfatta di questo risultato. Poi con queste fodere già pronte di Borgo dei Pazzi, secondo me è anche un valore aggiunto, e anche la fodera ovviamente la trovate nel kit. Io ve la mostro indossata, guardate, poi è leggerissima. Io ho utilizzato solamente 170 grammi di raffia. Io vi ricordo che c'è il kit a vostra disposizione su gomitoli.com, sconto 30% per una settimana, quindi non perdetela di vista. Oltre questo abbinamento di colori ne trovate altri, e soprattutto con quello che rimane sto realizzando un altro progettino in abbinamento a lei che uscirà lunedì, quindi con un solo kit potrete realizzare 2 progetti, quindi un'altra motivazione per acquistare questo splendido kit. Come misure io ho ottenuto 31 di larghezza, 18 in altezza e circa 3 cm di profondità, quindi anche abbastanza capiente, sempre per le cose più importanti che alle donne appunto serve portarsi in giro. Se avete dei dubbi, mi raccomando, mandatemi un messaggio, non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella, se vi fa piacere darmi punti hype, e seguirmi anche sui miei social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.